Salute a voi mortali e bentornati sul canale di quel miscredente del Geek Imperfetto. Dato che Halloween si avvicina, sarò io ad accompagnarvi attraverso ben 3 special di Halloween. Preparatevi a ricevere i migliori consigli da parte del vostro signore oscuro su film perfetti da vedere in questo periodo. State tranquilli, cari. Durante il video prenderò la voce dell'umano che sto possedendo. Ma prima ricordate di iscrivervi al canale se non volete che stanotte il lupo cattivo venga a bussare alla vostra porta stasera. Nightmare Before Christmas è forse uno dei miei film preferiti in assoluto. Jack Skellington, doppiato da un incredibile Renato Zero, è il re delle zucche, ma stanco della solita routine decide di appropriarsi del Natale. Cosa potrebbe mai andare storto? Nightmare Before Christmas è una storia che ha dentro praticamente tutto. Crisi esistenziali, drammi emotivi, un pizzico di romanticismo, con momenti tragici, suggestioni horror e persino una riflessione sull'appropriazione culturale. Il tutto servito con un comparto musicale divenuto iconico. Insomma, tanti temi in un unico film che potete rivedere sia il 31 ottobre che il 25 dicembre, il tutto senza sentirvi minimamente in colpa. La sposa cadavere. Un altro gioiellino stop motion che porta la firma di Tim Burton, con Johnny Depp ed Helena Bonham Carter a dare voce ai protagonisti. La trama è semplice ma geniale. Un ragazzo timido e un po' imbranato, trovando le promesse di matrimonio nel bosco, finisce per sposare letteralmente il cadavere di una sposa. In questa pellicola Burton affronta uno dei suoi temi preferiti, ovvero l'amore oltre la morte, raccontato con quel mix di gotico, macabro e poesia che solo lui riesce a rendere tenero. È un film che riesce a farti sorridere e a farti commuovere allo stesso tempo, perfetto per Halloween, soprattutto se volete un po' di romanticismo, anche se un po' gotico e macabro. Con Frankenweenie, Burton torna alle origini, prendendo un suo vecchio cortometraggio in bianco e nero e trasformandolo in un lungometraggio stop motion. La storia è quella di Victor, un ragazzino che, distrutto dalla perdita del suo cane, decide di riportarlo in vita con un esperimento in perfetto stile Frankenstein. Il risultato? Beh, un cane zombie adorabile che continua a voler bene al suo padrone come se nulla fosse. È un film che mescola omaggio ai grandi classici horror con una storia dolce e struggente sull'amore incondizionato per i nostri amici animali. Sicuramente perfetto per Halloween se volete piangere un po', ma con qualche sorriso in più. E per finire, uno dei film più folli e grotteschi di Burton, con un Michael Keaton semplicemente ripugnante e indemoniato, nel ruolo che lo ha reso immortale. Una coppia di fantasmi rimane intrappolata in casa dopo la morte e per liberarsi dei nuovi inquilini, decidono di assumere un cosiddetto bioesorcista, che sì, detta così sembra quasi un servizio di lotta all'inquinamento, ma in realtà Beetlejuice viene ingaggiato dai fantasmi per cacciare i vivi. Aggiungete a questo un'estetica gotica in pieno stile Tim Burton e una giovane Winona Ryder che diventa l'icona goth definitiva degli anni '80. Ed ecco servito un film che riesce a essere inquietante, surreale e tremendamente divertente allo stesso tempo. Nel 2024 è uscito anche il sequel con Jenna Ortega, ma sarò sincero, per me l'originale resta insuperabile. Insomma, un must assoluto per Halloween. Se parliamo di Halloween in casa Disney, il primo titolo che mi viene in mente è questo, Hocus Pocus. 3 streghe e le sorelle Sanderson riportate in vita a Salem 300 anni dopo la loro morte. E ovviamente la loro missione è rubare l'anima dei bambini. Tranquilli però,
è roba leggera. Il cast è memorabile. Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Katie Najimy che sembrano divertirsi come matte, portando a schermo dei personaggi decisamente sopra le righe, ma proprio per questo iconici. È uno di quei film che hanno segnato gli anni 90 e che ancora oggi su Disney Plus rimane il classico da riguardare ogni 31 ottobre. Nel 2022 è uscito anche un sequel, Hocus Pocus 2, al quale potete dare una chance per una versione più moderna, ma ve lo dico da subito, il primo resta imbattibile. È lui quello che fa davvero Halloween. Ora, se siete cresciuti con Disney Channel intorno agli anni 90, beh, questo è uno di quei film che non potete non ricordare. Halloween Town racconta la storia di Marnie, una ragazza che scopre di appartenere a una famiglia di streghe e di provenire da una città magica dove praticamente ogni giorno è Halloween. Gli effetti speciali sono quelli che sono, parliamo pur sempre di un Disney Channel original movie, ma il fascino sta proprio lì. Costumi bizzarri, mostri gommosi e quell'atmosfera naif che oggi fa tanto nostalgia. Perfetto se volete rivivere i pomeriggi sul divano da bambini con la coperta addosso e la TV che manda in loop i film Disney del mese. Non guardare sotto il letto. E questo, signori, è probabilmente il film Disney Channel più creepy mai realizzato. La trama parte da un classico: una ragazzina scopre che sotto il suo letto non c'è solo polvere e calzini, ma un vero e proprio mostro. Il bello è che qui Disney si è presa ben più di un rischio. Il tono infatti è decisamente più cupo del solito, con creature che per i bambini dell'epoca erano roba da incubo. Altro che fiabe della buonanotte. Non è diventato famoso come Hocus Pocus o Halloween Town, ma per chi l'ha visto da bambino resta un piccolo trauma generazionale. Perfetto per chi vuole un Halloween leggero, Ma non troppo. e per finire, un film che tanti hanno stroncato, ma che io adoro: La Casa dei Fantasmi. Eddie Murphy è un agente immobiliare che insieme alla sua famiglia finisce intrappolato in una villa infestata con giusto un paio di fantasmi. L'atmosfera è gotica, ma anche un po' cartonesca, come solo Disney sapeva fare nei primi anni 2000. Corridoi polverosi, quadri che ti seguono con lo sguardo, candelabri che si accendono da soli e un alone di mistero che avvolge tutto il film. Sì, la critica l'ha definito troppo confusionario e troppo comico, ma è proprio quel mix tra horror leggero e battute alla Murphy che lo rende speciale. Per me è diventato un cult nostalgico e lo ammetto, lo preferisco di gran lunga al remake moderno. Perfetto per Halloween se volete brividi soft, risate alla Eddie Murphy in piena forma dentro a un castello infestato. The Ring è il film che ci ha fatto guardare con sospetto ogni videocassetta rimasta in casa. Diretto da Gore Verbinski, con Naomi Watts protagonista, racconta la storia di una giornalista che indaga su una videocassetta maledetta. Se la guardi, ricevi una telefonata e dopo 7 giorni Morirai. Rispetto all'originale giapponese, questo remake porta la stessa inquietudine, ma con uno stile visivo più occidentale, cupo e soprattutto patinato. La scena di Samara che esce dallo schermo è rimasta impressa nell'immaginario collettivo ed è stata fonte di trauma per intere generazioni. Perfetto da rivedere ad Halloween, anche solo per ricordarci quanto basti un semplice televisore acceso nel buio per rovinarci la serata. Il seguito, The Ring 2, non è affatto male e mantiene quell'atmosfera opprimente. Ma se posso darvi un consiglio, evitate assolutamente la versione moderna del 2017. Che prova a rilanciare la saga, ma senza avere né la tensione né l'originalità dei primi 2 capitoli. The Groot. Dopo The Ring, Hollywood ci riprova con un altro trauma giapponese e stavolta chiama direttamente il regista originale, ovvero Takashi Shimizu, per rifare Ju-On, ma in salsa americana. Il risultato? The Groot. Con Sarah Michelle Gellar, protagonista, che nel 2004 ha terrorizzato chiunque osasse entrare in una casa scricchiolante. La trama gira intorno a una maledizione nata da un omicidio domestico.
chiunque entri in quella casa ne rimane segnato e poco importa se scappi o cambi paese, la maledizione ti raggiungerà lo stesso. Il film funziona bene con un paio di scene che ancora oggi sono disturbanti. Chi se lo ricorda il verso di Kayako? I seguiti sono meno incisivi, ma comunque disturbanti, mentre il reboot moderno del 2020, quello potete anche saltarlo. Se volete un Halloween di puro disagio notturno, questo è il film giusto per farvi controllare 2 volte il corridoio di casa. Credetemi, non è bello. Quella casa nel bosco. Sembrerebbe il classico slasher movie, e invece no. Qui c'è una delle più geniali sovversioni dell'horror moderno. Prende tutti gli stereotipi del genere e li ribalta uno ad uno. Il film gioca con lo spettatore dall'inizio alla fine. È meta horror puro, fa ridere, spaventa e sorprende, tutto nello stesso pacchetto. Perfetto per chi pensa di aver già visto tutto o comunque il solito film horror. Drag Me to Hell. Non possiamo però parlare di innovazione e originalità nell'horror senza citare Sam Raimi, il papà di Evil Dead, che torna all'horror dopo Spider-Man e tira fuori quella perla di Drag Me to Hell. Una ragazza nega un prestito a un'anziana signora che reagisce lanciandole addosso una maledizione infernale. Il risultato è un mix horror e ironia grottesca, con scene assurde che solo Raimi poteva concepire. È un film che ti fa saltare dalla sedia e ridere subito dopo, senza mai prendersi troppo sul serio. Perfetto se volete qualcosa di disturbante, ma in pieno stile Raimi. Evil Dead. E parlando di Raimi, non potevo non consigliarvi il cult che lo ha portato al successo. Negli anni 80 Raimi tira fuori Evil Dead, o La casa in italiano, sì, non ho mai capito la traduzione, ma vabbè. Un low budget diventato leggenda grazie allo splatter creativo e al carisma di Bruce Campbell nei panni di Ash. Il sequel, La casa 2 e l'Armata delle Tenebre mescolano orrore e comicità, inventando praticamente un nuovo sottogenere, ovvero l'horror demenziale. Nel 2013 arriva il remake firmato Fede Alvarez, viscerale, molto disturbante, forse anche troppo in certe scene. C'è anche la serie Ash vs Evil Dead, 3 stagioni di gore comedy purissima, con il ritorno di Bruce Campbell, Xena, o meglio Lucy Lawless, Motosega, Boomstick, il Necronomicon e soprattutto demoni a raffica. Perfetta per una maratona di Halloween. E poi, più di recente, abbiamo avuto quel fantastico reboot di Evil Dead Rise, che sposta le vicende da una baita isolata a un condominio di città. Sincero, una ventata di freschezza che personalmente ho adorato, perché riesce a rinnovare il mito senza tradirne lo spirito. Insomma, qualunque versione scegliate, Evil Dead è Halloween allo stato puro, con sangue e demoni che non mancano mai all'appello. Insidious Saga. Partita quasi in sordina, la saga di Insidious si è ritagliata il suo spazio grazie all'idea dell'altrove, quella dimensione spaventosa Dove noi demoni aspettiamo solo di entrare nel vostro mondo. Il primo film del 2010 ha fatto scuola con un paio di scene diventate Iconiche. e ha dato il via a una serie di sequel e prequel. Personalmente credo che la saga renda meglio nei primi 2 capitoli, Insidious e Insidious 2 sono da brividi, mentre gli altri oscillano un po', anche se comunque validi. L'ultimo uscito però, The Red Door, chiude l'arco narrativo della famiglia Lambert e vale la visione solo se volete completare il cerchio, in quanto secondo me non raggiunge la potenza dei primi 2. Perfetto per Halloween se volete una maratona che mescola jumpscare con un pizzico di mitologia dark. The Conjuring Saga. Se c'è una saga però che nell'ultimo decennio ha ridefinito l'horror mainstream è The Conjuring. James Wan prende i casi dei coniugi Warren, investigatori del paranormale nella vita reale, e li trasforma in film pieni di tensione, jumpscare e atmosfera da manuale.
Dal primo film del 2013 si è poi creato un vero e proprio universo condiviso, con spin-off come Annabelle, The Nun e La Llorona. Ora, non tutti i capitoli sono allo stesso livello, chiariamoci, ma sicuramente i primi 2 The Conjuring sono assolutamente imperdibili per Halloween. Ora, l'umano che sto possedendo a quanto pare non si impressiona facilmente, soprattutto per i film horror, ma a quanto pare l'unica cosa che forse riesce a metterlo a disagio sono i bambini inquietanti. Quindi iniziamo questa lista con Babadook. Un libro per bambini che compare misteriosamente in casa e che, invece di insegnare l'alfabeto, porta con sé un mostro inquietante con il cappello e le unghie lunghe. Il bello è che Babadook non parla solo di spaventi, dietro c'è un'allegoria fortissima sul lutto e la depressione. Ma tranquilli, non serve una laurea in psicologia per apprezzarlo. Vi farà saltare dalla sedia e allo stesso tempo vi farà detestare il bambino vittima di Babadook. Che ripensandoci forse tutto questo torto non lo aveva. Ma spostiamoci ora in Spagna, dove una donna decide di riaprire l'orfanotrofio dove è cresciuta e scopre che i suoi vecchi amici immaginari potrebbero non essere così tanto immaginari. The Orphanage è uno di quei film gotici che ti spezzano il cuore mentre ti fanno venire i brividi. Se volete un horror che unisce malinconia e inquietudine, questo è perfetto. Ora, se The Ring ci ha insegnato a dubitare delle videocassette, il prossimo film ci ha invece insegnato a dubitare anche delle vecchie pellicole da cinema. Sinister. Uno scrittore trova infatti delle vecchie pellicole Super 8 con intere famiglie massacrate. E già basterebbe per dire ok, no, basta così. Ma no, dietro quelle immagini c'è Bubble, un mio carissimo amico. una presenza demoniaca che sembra divertirsi parecchio a tormentare e manipolare i bambini. La regia, le musiche disturbanti e i jumpscare messi al punto giusto lo hanno reso uno degli horror più efficaci degli ultimi anni, con un villain che vi rimarrà addosso anche dopo i titoli di coda. E devo dirlo, anche il secondo film non era affatto male. Non raggiunge la potenza del primo, ma riesce comunque a mantenere quell'atmosfera cupa e opprimente, con nuove pellicole e nuovi brividi. Insomma, se volete passare la notte a controllare ogni angolo buio di casa vostra, questo film fa il caso vostro. E mi raccomando, attenzione ai vostri figli. It. Prima c'è stata la miniserie degli anni 90 con un Tim Curry talmente bravo da traumatizzare un'intera generazione di bambini davanti alla TV. Poi i film moderni con Bill Skarsgård, più spettacolari e con un Pennywise inquietante ma in modo diverso. Alla base però c'è il romanzo monumentale di Stephen King, che ha reso questo clown uno dei mostri letterali e cinematografici più famosi di sempre. Qualunque versione preferiate, It resta una delle storie più spaventose di King. La paura che ritorna ogni 27 anni e un clown che nessuno al mondo vorrebbe mai incontrare. Dietro l'angolo. 1408. Un film invece sottovalutatissimo tratto da un racconto di Stephen King è 1408. Il protagonista, interpretato da John Cusack al suo massimo secondo me, è uno scrittore scettico che si diverte a smontare miti di case infestate, finché non decide di passare una notte nella famigerata e terribile stanza 1408 di un hotel. E lì le cose diventano un incubo senza via d'uscita. Questa volta non c'è un mostro, non c'è un assassino mascherato, ma solo 4 mura che diventano una vera e propria trappola mentale, piena di visioni, inganni e angoscia pura. Il film è claustrofobico, disturbante e ti lascia con un finale degno di Inception. Non è forse la storia di King più famosa, ma probabilmente una delle più efficaci. Poche location, tanta tensione. Un incubo che dimostra che a volte l'orrore peggiore È solo dentro la nostra testa. Shining. E infine lui,
Shining, un capolavoro assoluto con un Jack Nicholson che diventa l'icona della follia davanti alle porte dell'Overlook Hotel. Fotografie, musiche, atmosfere, tutto da manuale. Ma diciamocelo, qualche ce l'ha pure. Stephen King non ha mai sopportato l'adattamento di Kubrick e in effetti il film si prende parecchie libertà rispetto al libro. Se da un lato il film ci regala momenti immortali per l'immaginario horror, dall'altro gioca sporco con scene volutamente critiche che lasciano il pubblico a metà tra il genio e il "ma che cazzo ho appena visto?". Nel 2019 è uscito anche un seguito, Doctor Sleep, con Ewan McGregor. L'ho visto, ma vi dico la verità, così dimenticabile che faccio quasi fatica a ricordarlo. E questo ne dice tutto. Al netto di un sequel dimenticabile e controversie legate alla fedeltà del materiale originale, però, resta comunque uno dei film più influenti della storia dell'horror. Venerdì 13. Iniziamo con il nostro giocatore di hockey preferito. La saga di Venerdì 13 è iniziata negli anni 80 e da lì non si è più fermata. Sequel a raffica, un Jason che diventa sempre più indistruttibile fino ad arrivare nello spazio con Jason X. Ma la verità è che Venerdì 13 è diventato sinonimo di campeggi da evitare e di adolescenti arrapati che non arriveranno ai titoli di coda. Nightmare. Tra tutti i personaggi nati dall'horror degli anni 70 e 80, Freddy Krueger è forse il cattivo più originale mai creato. Non ti ammazza per strada, o al campeggio, o in cucina, ma Nei tuoi sogni e da lì non hai scampo. la saga ha avuto alti e bassi tra sequel deliranti e un crossover con Jason e addirittura uno con la pubblicità delle Fonsis. E persino un remake che però lascio giudicare a voi. Ma il Freddy Krueger di Robert Englund resta insuperabile, ironico, spaventoso e immortale. Halloween. La saga di Halloween, iniziata da John Carpenter nel 78, si è persa in 1000 linee temporali, reboot, sequel diretti, universi alternativi dove ogni film sembrava essere l'ultimo. Ma la sostanza è sempre la stessa. Maschera bianca, silenzio, coltellaccio e quella camminata lenta e inarrestabile, accompagnato da una colonna sonora che da sola fa più paura di 1000 jumpscare. Non aprite quella porta. Ma passiamo ora a Leatherface. Con la sua motosega è stato uno dei primi veri traumi collettivi. Il film originale di Tobe Hooper nel 74 sembrava quasi un documentario, sporco, disturbante e realistico. Da lì in poi remake e reboot non si contano più, alcuni riusciti e altri meno, ma l'immagine del gigante con la faccia di pelle umana rimane un simbolo dell'horror che non se ne va. Un film che ha segnato sicuramente l'horror per sempre. Iniziamo con Stranger Things. Ok, non è un film, ma su Stranger Things non potevo non fare un accenno. La serie Netflix che ha riportato in auge i mostri, i synth anni 80, le biciclette e soprattutto le notti passate a guardare un episodio dietro l'altro. È un mix perfetto tra horror, fantascienza e nostalgia, con citazioni a pioggia proprio ai grandi classici che abbiamo nominato fin qui. Ogni stagione ha i suoi momenti da brividi e diciamocelo, l'idea di farsi una bella maratona nel periodo di Halloween è quasi obbligatoria, anche perché con l'ultima stagione all'orizzonte è arrivato il momento di fare un bel rewatchone per rinfrescarsi la memoria. Fear Street. E se parliamo di Netflix, non possiamo dimenticare i Fear Street, 3 film usciti a distanza di una settimana l'uno dall'altro che raccontano la stessa maledizione attraverso epoche diverse, 1994, 1978 e 1666. La trilogia è un omaggio dichiarato agli slasher e all'horror adolescenziale con un'estetica super pop e tanto sangue. Un mix tra Stranger Things e Scream con un tocco di folklore che tiene insieme tutta la storia. E qui vi sgangio una piccola curiosità che forse alcuni di voi non conoscevano. Fear Street nasce come collana dei libri di R.L. Stine. Dr. Frankenstein.
Frankenstein. Lo stesso autore di Piccoli brividi, solo che a differenza di quelli questa serie era pensata per adolescenti, con toni più cupi, violenza vera e atmosfera da slasher. Perfetta per Halloween se volete un binge watching rapido ma intenso, con misteri, sangue e un finale che chiude il cerchio in modo soddisfacente. Piccola nota personale però, rimanete sulla trilogia perché Prom Queen è decisamente più debole rispetto al resto e secondo me cavalca solo il successo del nome. Meglio lasciarlo sul catalogo. American Horror Stories. Uno spin-off diretto di American Horror Story, ma invece di seguire una stagione intera per ogni tema, qui ogni episodio è una storia a sé. È un formato antologico puro, una puntata, un racconto. Il bello è che ci sono collegamenti e cameo con la serie madre, ma la struttura veloce lo rende perfetto per una maratona di Halloween. Dentro trovi di tutto: case stregate, possessioni, culti strani, mostri e satira sociale. Attenzione però, perché non tutti gli episodi sono riuscitissimi, alcuni sembrano più degli esperimenti stilistici, ma l'idea di avere una raccolta di mini horror in salsa American Horror Story funziona bene, soprattutto se non volete imbarcarvi in una stagione da 10 e passa ore l'una. Diciamo che American Horror Stories è come un pacco di caramelle mille gusti più uno, alcune buonissime, altre al sapore di caccola, ma nel complesso è divertente pescarne una a caso e vedere che Incubo di carta. Bene mortali, siamo arrivati alla fine del primo special di Halloween. Spero che abbiate apprezzato questo video e i consigli che il vostro signore oscuro vi ha fornito. Ci vediamo al prossimo special di Halloween con altri utili consigli.